Continua il viaggio balcanico. La tappa in Montenegro è stata breve, ma ci ha regalato grandi paesaggi e alti e bassi da capogiro. Oggi entriamo in Bosnia e oltre i confini ci sono degli incontri che ci aspettano, alcuni programmati e altri assolutamente casuali. Quello che abbiamo imparato in questi 8 anni in giro per il mondo è che ci sono infiniti modi di intendere il viaggio e la vita. C'è chi parte lentamente per immergersi nelle culture un passo alla volta e c'è chi insegue un obiettivo preciso, c'è chi si lascia trasportare dagli eventi e non programma nulla, c'è chi sta facendo una sfida con se stesso, storie diverse accomunate dalla voglia di mettersi alla prova e andare oltre. Oggi ne incrociamo 2,5 sul nostro cammino e il viaggio in Bosnia diventa subito frizzantino. Stasera noi ragazzi andremo in aeroporto. Non è notte, anche se sembra, siamo dentro una galleria scavata completamente nella roccia e stiamo andando, ecco qua si vede la luce in fondo al tunnel, ma nel vero senso della parola. Stiamo andando verso il confine con la Bosnia-Erzegovina. Buongiorno. Il posto è lo stesso che abbiamo lasciato ieri sera ragazzi, pazzesco, il lago da un lato e tutte queste gallerie nella roccia, madò, ma dove siamo? Questo è il Parco Nazionale del Durmitor. Ti sei svegliato, eh? Dai, sì! Anche Angela stamattina è più sveglia di me comunque, Stiamo passando adesso dalla diga. Una diga incredibile perché dall'altro lato va giù. Guarda che pendenza da questo lato e la strada passa proprio qua sopra. Quindi gallerie e poi si passa sopra la diga e si finisce di nuovo in un'altra galleria. Hanno scavato tutta la montagna in questa zona. Ah! Sembra finta per quanto è scenica tutta questa strada. Tutte queste grotte così fanno sembrare quasi sia una scenografia di un film. Io nel frattempo mi sono messa la felpa perché ho fatto la spavalda stamattina, ma in realtà fa ancora freddo, 8 gradi in questo momento. Giuliaccio è tornato Stanotte abbiamo dormito in un posto che aveva una vista che ieri sera non l'avresti mai detto, ma quando ci siamo svegliati c'era praticamente una coperta di nuvole tra le montagne. Come sono poetica stamattina, visto? Bella. E noi comunque siamo quasi arrivati al confine, ormai ci siamo quasi, mancano pochi tornanti e ci siamo. La nuvolona è tornata anche al confine, quindi c'è un po' effetto Silent Hill o pianura padana stamattina anche al confine. Ma fanno apposta ai confini, è sempre così. Così, vero, compare la nebbia. Siamo in coda al confine per uscire dal Montenegro, ci sono un po' di macchine, 4-5 davanti a noi e già si è formata la fila anche dietro. Siamo usciti dal Montenegro e infatti ci saluta qui con un goodbye. C'è il ponticello sul fiume. Ah, in legno! È strettissimo anche. Cavolo. Fermi tutti, torniamo indietro. Via. Si passa uno alla volta. Stranissimo questo confine, devo dire. Col ponte in legno originale, sì, originale questa cosa. Posto. Ok, macchinetta passata proprio. E andiamo. E andiamo anche noi e là c'è proprio l'entrata in Bosnia. Si vede già la bandiera qui gialla e blu. Abbiamo passato il confine e come vedete qua c'è scritto benvenuti nella Repubblica di Serbia praticamente, perché questa zona della Bosnia è nella fa parte della Repubblica di Serbia. No, come funziona? È complicato. Come sempre in questi giorni ogni paese che entriamo è complicato. Avremo modo di spiegarlo. Diciamo che in Bosnia c'è una regione che si chiama Repubblica di Serbia all'interno della Bosnia, perché la Bosnia, come sapete, anche lei ha tutte le sue questioni particolari. E quindi niente, approfondiremo comunque. Siamo entrati facilmente, veloce, non ci ha chiesto niente, devo dire non hanno neanche controllato la macchina in questo caso. E siamo arrivati in Bosnia ufficialmente, questa è la strada del confine, posso dire uno dei confini più panoramici di sempre, perché col ponticello di legno sul fiume. Fiume bello azzurro. Il fiume è sempre il fiume Tara, lo stesso dove eravamo anche ieri, e continua di qua e continua anche la nuvolotta. Ma che nuvolazza che sale adesso.
qui mucche in mezzo alla strada, guarda. Traffico, attenzione signora mucca qua così che passeggia sulla strada. Ci siamo subito fermati ragazzi nel primo paesino vicino al confine che si chiama Focia, è scritto anche lì in cirillico, e adesso facciamo le cose che si fanno tutte le volte quando si entra in un paese nuovo, cioè compriamo una SIM se riusciamo, ma prima ancora dobbiamo fare il cambio dei soldi perché qua non si usa l'euro ma il marco bosniaco. Un euro vale 1,96. Adesso vediamo se riusciamo a trovare, se riusciamo a cambiare i soldi. Comunque sono un po' così ragazzi perché ci siamo appena fermati per strada e abbiamo conosciuto delle persone che seguiamo da tantissimo tempo sui social. Uno è folle, pazzesco. cioè, folle. L'abbiamo beccato mentre camminava proprio sulla strada con il suo carrello. Si tratta di Pierod, magari in tanti lo conoscono, lo seguiamo su Instagram da tantissimo tempo, e ha fatto tutto il giro del mondo a piedi. Pazzesco, l'abbiamo trovato così al confine. Appena entri in Bosnia chi trovi? Pierod, così. Nicolò, in arte Pierod, è partito 5 anni fa per fare il giro del mondo a piedi con Ezio, il suo carrello. Ha vissuto e raccontato avventure, incontri e meraviglie che lo hanno trasformato dentro e fuori. Questo video esce proprio ora che il suo giro del mondo si è concluso e noi ne approfittiamo per fargli un in bocca al lupo per quello che verrà. E non solo! Perché dopo poco chi sono arrivati? I ragazzi di The Pillow. Madò! Cioè io non abbiamo fatto neanche un video, ovviamente abbiamo fatto solo una foto tutti insieme. Che è questa? Un selfone. Robe assurde Sì. che succedono quando meno te l'aspetti. Siamo entrati in banca perché non abbiamo trovato nessun cambiavalute qua in giro, quindi proviamo proprio allo sportello della banca. Ok, qua Avevamo prima provato a prelevare all'ATM, ma ti chiede 7 euro circa di commissioni. Follia! Non è la banca nostra che li chiede, ma proprio l'ATM qui locale. Invece poi siamo entrati nella banca, abbiamo cambiato con 0 commissioni. Il cambio ci ha fatto 1,94. Ci siamo fermati un attimo per approfondire un po', perché comunque questo paese, tu appena entri ti accorgi che c'è qualcosa di complesso. È un paese con 2 nomi, perché è Bosnia e Erzegovina. Allora, la Bosnia è la regione geografica centro e nord del paese, che prende il nome dal fiume Bosna, che scorre proprio lì. L'Erzegovina invece è la regione sud, che prende il nome da Erzeg, che significa duca. Quando la Jugoslavia si è sciolta, questo paese ha ottenuto la sua indipendenza e ha deciso di scegliere questo nome per riunire queste 2 zone geografiche appunto sotto un unico nome, quindi Bosnia e Erzegovina. Quindi la Bosnia-Erzegovina ottiene la sua indipendenza nel 1995, dopo la guerra che c'è stata dal 92 al 95 con gli accordi di Dayton. Si ottiene questa indipendenza che prevede però che all'interno di questo paese ci sia una regione indipendente, autonoma, che si chiama Repubblica di Serbia, abitata in maggioranza da persone di etnia serba. Il resto invece della Bosnia è abitato da persone di etnia bosgnacca e croata, bosgnacchi di religione musulmana. Quindi già all'interno di questo paese ci sono delle divisioni proprio regionali, che sono anche divisioni, diciamo, di etnia. E questa è un po' la particolarità di questo paese, che poi si rispecchia anche dal punto di vista politico, ma di questo ne parleremo più avanti. Siamo ripartiti direzione nord verso Sarajevo. Allora, la Bosnia, e già ce l'ha detto proprio subito appena entrati, proprio ci ha detto, sarà terra di incontri per noi. Quindi abbiamo degli appuntamenti in questi giorni e quindi per questo che stiamo, diciamo, risalendo abbastanza velocemente tutta questa zona. Ma che zona verde questa, verde dappertutto, spuntano le rocce come questa che abbiamo a destra. Molto bene, zona verdissima, rigoglionissima. Rigogliona? C'è da dire che il panorama oggi non delude né da un lato né dall'altro del confine. Ma ci rendiamo conto che cosa c'è in questa zona? Noi siamo arrivati adesso dal Durmitor e ragazzi, se non avete visto il video precedente, da dare un'occhiata perché dei panorami assurdi. E veniamo di qua e non è da meno, voglio dire. Che c'è un po' di polizia per ora, ne abbiamo già viste 2 pattuglie che fermano le macchine, anche qui abbaglianti,
dal lato opposto. No, il fatto è che questa è una strada molto percorsa in questo periodo dell'anno, cioè arrivano tutti quanti e passano da qui tutti quelli che appunto vanno in Kosovo, in Albania, e quindi si vedono sempre le macchine targate Germania, targate Italia, targate Belgio, cioè tutta Europa, insomma, tutti i paesi d'Europa. Questa è la strada principale. Sì, perché sono tutti quelli che lavorano all'estero, vivono all'estero, ma sono di origine di questi paesi. Intanto siamo entrati in un'altra galleria al buio, completamente buia, però corta. Infatti siamo già all'uscita. Vediamo cosa ci aspetta qua. Un'altra galleria, perfetto. C'è un canyon di qua, stanno costruendo qualcosa. Ragazzi, abbiamo incontrato Nazario! Guardate dove siamo, in un cimitero medievale, lungo la strada. Ho campeggiato qua stanotte. Comunque questo è lo zaino, not bad, Stiamo andando a mangiare qualcosa al paesino che si chiama Trnovo, che sembra più un codice fiscale, però è da questa parte a 1 chilometro circa. Intanto si fa stretching col guardrail qua. La scena che tutto il web stava aspettando. Cioè, guarda. Non lo so, sicuro, però guarda, sinceramente. sì, dai. Allora, stiamo cucinando adesso. Nazario è tutto su merda. Puoi dirci se è comodo almeno? È una sirena. Di che bello. Molto comodo. Perfetto, bravissimo. Il colore mi piace. Bravo. È un gran merda. Allora, ce ne vorrebbero due, uno per chiappa. Stiamo cucinando il grande piatto forte di Paolo. Ho sbagliato tutto. Ho messo la pasta, l'acqua. esatto. Devo mettere il sugo. Quello che faccio mangia. il sugo. Per secondo. Per secondo. Un'insalata. Un'insalata. In italiano. L'hanno fatta a Rivarolo. Sembrano del un po' Re, una a Cremona. coppietta. Allora. Sposata da tanti anni che discute. Guarda, Roba che buona, carino. senti? Ciao. Abbiamo deciso che adesso mangiamo la pasta perché dobbiamo Sapevo, è finito il gas. dobbiamo dire che è buona, così lui sta felice, però poi andiamo a mangiare al ristorante. Viziato che non pensavo, Guarda che non sembra da nei quello video. che fa, non Voglio lo il diresti. ristorante, volevo la poltrona non c'è. Mi avete detto che mi portavate alla piscina, invece poi dobbiamo fare. Ma ti ricordi che programmi era una pizza? Pizza come programma principale. Cioè, ma che cacchio di cosa? Ma che questa dove merda! portato qua? Scusa, se posso dire, ci siamo trovati a Trnovo, cioè non è che possiamo pretendere. Allora, guarda, noi abbiamo detto, incontriamo Nazario, tanto lui è abituato, sai, no? Viaggia così a piedi, con la tenda, figurati, e poi scopriamo che in realtà Noi lo è diciamo uno sempre, comodo. ragazzi, mai fidarsi di Naz, quello che vediamo. mangia con noi. Allora, già 80 grammi. Ok, per persona. Me lo mettono sulla Dobbiamo- foto che non è per gli umani, ma queste sono confezioni fatte per gli animali. No, proprio per i castori. Non è un Non è un questo. castoro, uno scoiattolo. Vabbè, mamma, Meno come male siamo che- a puntiglio. Oh, Beviamo sì. dopo. Beviamo dopo. Questo è lo zaino. È il mio zenone. Allora, io faccio tutto a scomparto. E per me l'importante è tenere sempre tutto dentro. Molti mettono cose fuori. Non mettete le cose fuori, raga. Non le mettete perché sennò fate un casino con i pesi, vi sballotta tutto. Proprio in caso di emergenza, allora ok. Ma guardate qua, tenda. Sì, Questo è il reparto letto, quindi sacco a pelo, cuscini e letto è tutto qui dentro qua. Qua abbiamo l'igiene personale. vedo. Igiene personale, con questo io mi lavo quando devo entrare nei bar. Cucina, qui dentro qua c'è il reparto cucina Very e good. qui reparto vestiti. Very good. E il peso principale deve essere sempre al centro. Grazie, ne faremo tesoro. Si è emozionato oggi Paolo perché guardate la ricetta sua, cioè la sua ricetta forte. Vedrai che comunque sarà buono, Sì, va bene. Quindi? Cioè qua c'è già la pasta bollita da un quarto d'ora perché si è Ah, la dimenticato buttiamo di fare il dentro! sugo. Dai, bella idea. A cacarella stasera. Ecco, guarda che scena, con la pasta incollata. guarda. Incollata fa tutta una forma unica. vedi? Adesso come la mescoli tipo? Così. Perché dovete sapere che il cucchiaio di legno è qua sotto. Cioè Così sotto anche no. Ora fai andare tutto giù. Queste sono quelle cose che fanno gli chef, no? Frufum. uguale proprio.
che ti permettono... Torniamo seri. Nazario, tu come cucini? Hai il fornelletto? Io mangio solo al ristorante. L'abbiamo capito ormai, guarda che delusione, che Tutto delusione. fatto con l'intelligenza artificiale quando cucino. Cibo? Il cibo. Il Nella lo tenda faccio tutto intelligenza artificiale. Aia. Aia. Questa operazione complicata. Hai un fornelletto? Ho un fornelletto piccino, così. Ok. E alcune volte cucino direttamente in tenda. Seduto in tenda, mi metto là, solo il primo strato, così tutto va fuori. Almeno così non ho problemi con le zanzare, perché essendo giurato come un maiale, poi tutte le zanzare delle mosche mentre cucino vengono su di me. E c'ho la mia padellina antiaderente, un po' di peso in più, però la pulisco poi con le salviette e mi tolgo il pensiero. E questo, nella maggior parte delle volte prendo sempre cose che si preparano subito, quindi pasta ultra sottile. È l'unico modo, raga. Qual è il tuo piatto forte? Se mi viene bene? Allora, diciamo che io sono bravissimo in tutti i piatti. Ok. Non è vero. Diciamo che piatti fatti non ce ne sono, ma mi piace fare i miscugli. Prendere tutto quello che ho e buttarlo dentro. tutto là dentro e Quindi dire sempre che è buonissimo, perché alla fine la fame fa il sapore. Esatto. Esattamente. Pasta con le patatine è assaggiata? Capace. Buon appetito e piatto pulito. Ecco. Allora, prima cosa, com'è andato il pranzo? Male. Lo sapevo. Ho acidità allo stomaco. Già, subito, immediata, Sì, così. essendo la linguaccia. Cosa ci fai qua? Perché sei qui in Bosnia? Io sto facendo un viaggio molto molto lungo. Ho iniziato 2 mesi fa e sto percorrendo tutta l'Europa completamente a piedi. Ho deciso di toccare tutti gli stati che fanno parte e non parte dell'Europa, quindi il giro dell'Europa geografica, diciamo così. 2000 km fatti totali dovrebbero essere, se tutto va male, 40.000 se non di più. Quindi tutto va bene? Se tutto va bene, 35.000. Ma più o meno a che velocità vai quando cammini? Come media 5 km orari. Vai. Come media, alla camminata per ore. Vai. Ciao. Vai. Oh, finalmente Ok, è siamo andato. andati. Vai, più o meno quanti chilometri fai al giorno? Adesso sto raggiungendo la media di 40, però cercherò di aumentarlo un po' perché il viaggio sarà davvero lungo e voglio provarlo a terminare questo viaggio nuovo in un tempo di 2 anni e mezzo, 3, massimo 4 anni. Come ti è venuta di iniziare a camminare? Cioè di metterti a fare un viaggio a piedi? Era una cosa che facevi già prima e quindi... Non ho mai fatto un cammino nella mia vita, mai dormito in tenda, mai fatto niente di simile, però sentivo dentro di me che avrei dovuto lasciare tutto quello che avevo e partire per un viaggio che mi avrebbe realmente mostrato quello che forse inconsciamente stavo cercando. Quindi nel 2019 ho preso tutti i risparmi che avevo, li ho lasciati a casa, quindi sono partito senza soldi. Qual è la difficoltà più grande che hai? Incontrare gente difficoltà più grandi Posso dire? Secondo me il bagno non è il bagno. te stesso. Me stesso. Potrebbe anche essere, sì. Forse tante volte ho troppa paura di me stesso che potrei fare delle cavolate, non che mi potrebbe bloccare, perché qualche volta vedo dei posti dove non dovrei andare, però sento quell'adrenalina di voler conoscere e mi butto un po' all'impazzare. Quindi sì, forse controllare me stesso potrebbe essere una difficoltà. Poi anche la difficoltà di affrontare cose nuove, perché alla fine sì, c'è l'adrenalina, ma c'è anche un po' di paura nel non conoscere quello che si ha davanti, quindi c'è un po' di contraddizione, avete capito? Però sì, quello è chiaro. Abbiamo girato un po' oggi, ma alla fine abbiamo scoperto che la maggior parte dei terreni sono privati, quindi diventa difficile anche trovare un posto dove dormire, ed è per questo che Nazario ieri si era messo qui in questo, che è un cimitero storico. Ci sono queste lapidi che sono antichissime e quindi lui si mette lì un po' tra gli alberi là dietro. Noi invece abbiamo parcheggiato il cubetto proprio là sotto, un po' nascosto. Dopo aver gonfiato un sacco di volte il materassino in Giappone, abbiamo detto come farà? C'è la tecnica, vedi, con la sacchetta. Quello si riempie proprio d'aria. Si soffia a 20 cm di distanza, se è a 19 non va bene. Certo. Sempre preciso. Se è 21 insomma. E poi tutta l'aria va a finire dentro, velocissimamente. e si evita di fare entrare l'umidità e quindi poi non si staccano le parti qua e si crea il bobbone. Questo è un serio. Ottimo, sì. Qua la tenda è quasi pronta
Sì. Mancano le ultime cose. Tenda finita di montare, devo dire che si mimetizza abbastanza con tutto il resto, perché più o meno è anche lo stesso colore, poi da sotto si vede pochissimo. Consiglio, prendetela sempre di questo colore qua, perché sì, vi mimetizzate dentro all'ambiente circostante. Noi in Giappone invece L'avete fosforescente con la stessa. Siamo qui. Verde fluorescente proprio, una roba mai vista. No, quelle vanno utilizzate per emergenza, così vedono dall'alto, però è sempre meglio avere una cosa così, perché non si sa mai, non è tanto per nascondersi, ma non si sa mai che passa qualcuno che ha malintenzioni o comunque altro. Sì, dai meno nell'occhio sempre. Sì, dai meno nell'occhio, diciamo così. Avevi ancora un po' fame, Nazario? Abbiamo mangiato il cibo per i pulcini là. cibo per i pulcini? Io sono ancora pieno. Allora, questo è quello che ha preso Nazario, un piattone. Giusto due cose, raga, è tutta apparenza. Alla fine questa è una patata sola fatta a pezzettini. Ok. Questa Come sminuisce? C'hai un paninazzo davanti. è gonfiata dall'olio. Ok. Non è quello, è vero, giusto? Della focaccia è arrivata, sono arrivate altre patatine, un panino ripieno. E le patatine mancano ancora. C'è papsici. Ciao Nazi! Ciao, buon viaggio! Abbiamo salutato Nazario stamattina, abbiamo dormito noi sotto nel cubetto e lui invece sopra sulla collina e siamo andati a berci un caffè, ci siamo salutati. Noi siamo già in ripartenza perché stiamo andando verso Sarajevo, perché non è finita con gli incontri. No, che non è finita, non è finita. Anzi, non è finita. Però adesso ci facciamo questi 30 km in mezzo sempre a questa natura super rigogliosa e ci spostiamo verso la capitale della Bosnia. Abbiamo ancora due questioni da sistemare: la SIM card, che ancora insomma non è coperta, e poi il permesso, perché c'è un permesso da fare quando entri in Bosnia, che è un permesso tipo di residenza temporanea, una cosa del genere, che si può fare proprio a Sarajevo oppure tramite un hotel. Una struttura, sì. Quindi adesso esatto. noi andiamo un po' a informarci, ci hanno detto qua la polizia dove andare a Sarajevo, andiamo a dare un'occhiata e vediamo un po' come fare. Anche perché siamo esperti in questa cosa, perché l'altra volta ci siamo beccati una multa, punto. L'altra volta siamo stati molto tempo in Bosnia, quando siamo usciti al confine, sorpresa, multa, perché non avevamo fatto questa registrazione di cui non avevamo assolutamente idea. Invece stavolta ce ne ha parlato addirittura l'ufficiale al confine, ci ha detto dovete fare questo permesso. Quindi già rispetto all'altra volta abbiamo molte più informazioni. Non abbiamo ancora fatto colazione stamattina, quindi ci fermiamo subito in una bella pecarona gigante, che è anche un marchio. Pecarona! La pecarona. Pecare è proprio la parola che ti fa capire, ti viene voglia di croccantezza, non so come dire. Siamo passati dalla furrabuche alla pecara, che cambia il nome, ma diciamo la sostanza è la panetteria, insomma. Ecco qua il nostro bottino di oggi, questa tortina. Oddio, cos'è questo? Formaggio o uovo? Guarda qua che bontà! Questa è fatta con la farina di mais, perché è farina gialla, ci sono dentro delle erbette. È buona, abbiamo fatto dolce e salato per alternare. Torta salata con... Questa invece è ripiena di marmellata di ciliegie, credo, che è rossissima. dolce un po' salato stamattina. Allora, queste due cose abbiamo speso 1,30 €. 2,70 È vero, 1 € per la 1,30. metà, esatto. Accanto alla Pecara c'è un negozio, un supermercatino, e già abbiamo la soluzione alla SIM. Abbiamo comprato questo pacchettino, ci siamo ricordati di cosa avevamo fatto quando siamo venuti in Bosnia. Compravamo questi pacchettini dai tabaccai, posticini piccolini all'interno dei supermercati. Ce l'hanno tutti con 6 marchi, che sono 3 €. Si prende una SIM card con 4 giga all'interno. Poi questi 4 giga si possono ricaricare, da quello che ho capito, sempre con 1 euro, 2 euro, eccetera eccetera, e quindi ci rimane questa SIM che non va neanche registrata, cioè Esatto. l'abbiamo messa nel cellulare, funzionava Funziona. con 4 giga, quindi siamo a posto. Poi vabbè, dobbiamo scaricare l'app, adesso capire un pochino come funziona, però è veramente semplice, veloce e alla fine economico, perché con 3 euro abbiamo 4 giga, rispetto ai paesi qui accanto costa molto molto meno. È tornata la mitica Lada 4x4, è bellissimo, questo colore poi è molto carino, è un viola, Melanzana. melanzana. Mi piace molto anche la ruota dietro attaccata, la ruota di scorta, grande signora.
Siamo venuti all'ufficio per fare la registrazione temporanea come turisti. È il posto giusto, ma è il giorno sbagliato. Questo perché sabato e domenica sono chiusi, quindi niente. Quindi sappiatelo anche voi che se dovete venire qui sabato e domenica sono chiusi. Abbiamo chiesto se possiamo farlo lunedì e ci ha detto di sì, anche non è un problema, anche se sono passate le 48 ore, sono abbastanza flessibili su questa cosa. Quindi torneremo lunedì. Rimane un mistero questa cosa. Questione sì, perché alla fine è l'unico paese qui nella zona che richiede questa registrazione. Ecco qui davanti a noi ragazzi Sarajevo sullo sfondo, vista dall'alto, anzi altissimo. Ancora una volta trovare parcheggio è stato bello complicato, ci siamo infilati in un po' di viette strette in salita, non ci si poteva fermare. Alla fine qua sopra sulla collina abbiamo trovato posto, era successa la stessa cosa anche con il viaggino, ci eravamo dovuti infilare un po' in alto e là sotto ci sono un po' di parcheggi, quindi abbiamo lasciato il cubetto lì sotto e adesso scendiamo verso il centro. Camminare per il mercato di Sarajevo, ragazzi, è sempre un'ottima scelta. Ci sono tante persone qui, ma è quel caos ordinato, non so come dire, è proprio bellissimo, ragazzi. Sarajevo, sempre splendida, ma il video finisce qui. Stasera noi ragazzi andremo in aeroporto, quindi novità in arrivo, per non perdervela iscrivetevi subitissimo al canale. Però prima facciamoci un giro qua nel centro di Sarajevo e quindi alla prossima, ragazzi!